Ciao a tutti, oggi è un giorno emozionante perché parleremo della nostra nuova linea di ceramici Innovacar. Tutti i nostri ceramic coating si basano sulla tecnologia esclusiva SINH, da cui prendono il nome. Alla base di questi prodotti ci sono i polimeri chiamati polisilazzani, costruiti da silicio, azoto e idrogeno, che non si limitano solamente ad agire sulla superficie, ma si fondono con essa a livello molecolare. Le nanomolecole di silicio si legano chimicamente alla superficie diventando un tutt'uno e il prodotto liquido applicato reticola indurendosi, creando una barriera di solido cristallino, simile al quarzo con una durezza elevata. Iniziamo con SINH Hybrid Coat, che rappresenta il giusto bilanciamento tra protezione e resistenza, uniti all'effetto di olio e idrorepellenza, il tutto in un unico prodotto. SINH Top Coat è un coating con una idrofobicità elevata, realizzato per chi vuole il massimo risultato di beading e sheeting, uniti a effetti entusiasmanti di gloss e profondità di colore. È un prodotto che ha due applicazioni differenti. Può essere applicato come unico coating oppure applicato in secondo step dopo l'applicazione di SINH Base Coat. SINH Base Coat è il ceramic coating più resistente della linea Innovacar. È studiato e realizzato solo per i professionisti. È disponibile solamente nei centri Innovacar autorizzati per garantire uno straordinario risultato in termini di protezione e durata, grazie alla sua combinazione con il Top Coat o Hybrid Coat. Per comprendere la reale durata dei nostri ceramici abbiamo effettuato dei test presso dei laboratori esterni certificati che hanno replicato una serie di lavaggi automatici e manuali utilizzando dei prodotti di prelavaggio alcalini e polvere di quarzo. Come sappiamo, la polvere di quarzo è un materiale molto duro ed è stato utilizzato nei test perché ha una granulometria spessa e particolarmente acuminata. Per queste caratteristiche è il granello più aggressivo e quindi il più adatto per testare la resistenza all'abrasione. In ogni ciclo e durante tutto il processo sono state misurate le variazioni di gloss e idrofobicità e i risultati sono stati strabilianti. Non solo, i test hanno anche evidenziato che una superficie, dopo aver applicato i ceramici, ha una resistenza all'abrasione pari al doppio rispetto a una superficie non trattata. SINH Base Coat ha una durata di circa 5-6 anni, paragonabili a 90.000 km e 72 cicli di lavaggio. Ha una resistenza all'abrasione pari a 9H, corrispondente al massimo valore di resistenza previsto dai test. SINH Hybrid Coat ha una durata di circa 4-5 anni, paragonabili a 75.000 km e 72 cicli di lavaggio. Ha una resistenza all'abrasione pari a 7H. SINH Top Coat ha una durata di circa 4-5 anni, paragonabili a 75.000 km e 60 cicli di lavaggio. Ha una resistenza all'abrasione pari a 5H. La combinazione di SINH Base Coat ed SINH Top Coat permettono di raggiungere una durata fino a circa 9-11 anni, paragonabili a 165.000 km e 132 cicli di lavaggio. La combinazione di SINH Base Coat ed SINH Hybrid Coat permettono di raggiungere una durata fino a circa 9-11 anni, paragonabili a 165.000 km e 144 cicli di lavaggio. Grazie all'utilizzo di resine innovative, i nostri ceramici sono in grado di conferire flessibilità e solidità alle superfici su cui vengono applicati e di resistere anche a temperature elevate fino a 600 gradi. Queste caratteristiche hanno 3 vantaggi. Data la resistenza al calore, possono essere applicati anche sulle zone dell'auto sollecitate da una temperatura elevata, come cofano, paraurti, cerchi e le zone vicino alle pastiglie dei freni. Il film protettivo che generano è flessibile e quindi in grado di resistere ai cambi di temperatura. Ad esempio in estate, sotto il sole, la carrozzeria tende ad allungarsi ed anche lo strato protettivo dovrà farlo di conseguenza. Grazie al calore sono in grado di rigenerare e autoriparare i micrograffi creati nel tempo. Inoltre proteggono dai prodotti acidi e alcalini, dalla corrosione, dai raggi UV, dalle piogge acide e dal calcare, creando un vero e proprio schermo protettivo contro le cause di invecchiamento e di danneggiamento della carrozzeria. Hanno un drying time rapido di 20 minuti, che permette di velocizzare l'applicazione di un secondo step, riducendo notevolmente i tempi di attesa. La reticolazione può avvenire sia a temperatura ambiente o tramite lampade IR.
Vediamo insieme come si applicano. La prima cosa è sincerarsi che l'auto sia perfettamente decontaminata e pulita. Per questo vi consigliamo sempre di effettuare un ciclo completo di lavaggio: prelavaggio, lavaggio, decontaminazione chimica e meccanica quando necessario e infine lucidatura. Da questo momento in poi è necessario utilizzare il D2CEC per eliminare tutti i residui di oli e filler che il processo di lucidatura può aver lasciato sulla carrozzeria. Tutte queste fasi sono importanti perché l'applicazione di un ceramic coating permette di creare una barriera che sigilla la superficie. Se una contaminazione o un'imperfezione rimane presente prima della sigillatura sotto il film protettivo, può interferire con il processo di reticolazione e ridurre la protezione. Ora mettiamoci i guanti e prepariamo l'applicatore con una microsuede pulita. Agitiamo bene il prodotto e dosiamolo sulla microsuede. All'inizio, essendo nuova, metteremo qualche goccia in più di prodotto per prepararla all'utilizzo. Questo semplificherà molto la prima applicazione. Dal secondo passaggio basteranno solo poche gocce, non esagerate. Procediamo in una sezione di 50 x 50 cm con il metodo criss cross, attraverso movimenti prima verticali e poi orizzontali almeno per 3 volte, in modo da distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie. Il prodotto inizia a polimerizzare dai 30 secondi con temperatura ambiente alta fino ai 2 minuti con temperatura ambiente bassa. Per ottenere il massimo dei risultati, vi consigliamo di lavorare in un ambiente con temperatura e umidità controllati. Per capire il giusto tempo potete sfiorare la superficie con l'angolo della microfibra, così da percepire il grado di reticolazione del vostro ceramic coating. Se la microfibra non lascia segni evidenti, significa che è arrivato il momento giusto per rimuovere l'eccesso. Procediamo con la rimozione dell'eccesso con il lato a pelo corto di Micron 2F. Successivamente possiamo passare al lato a pelo lungo di Micron 2F o una Micron Buffing per completare il processo. Nella fase di rimozione vi consigliamo di utilizzare 2 microfibre, la prima per rimuovere l'80-90% del prodotto e la seconda per la rifinitura finale. Se ci rendiamo conto di non aver rimosso correttamente il prodotto, entro i 10 minuti possiamo recuperare riapplicando il prodotto stesso e uniformando la superficie. Oggi abbiamo trattato questa superficie lucida, ma vi ricordiamo che i nostri coating sono adatti anche a vernici opache. Procediamo in questo modo su tutta l'auto, anche su cerchi, alluminio, acciaio e le plastiche. Dopo 20 minuti dall'applicazione possiamo procedere applicando il secondo strato dello stesso prodotto, creando uno strato di protezione aggiuntivo, oppure possiamo utilizzare SINH Top Coat per incrementare al massimo gli effetti di idro e oleo repellenza. Il processo di applicazione è identico. Passate 4 ore possiamo procedere con l'applicazione di SC0 Hydro Sealant. Questo creerà uno strato protettivo ulteriore che permetterà di proteggere la superficie durante il curing time. Come suggerito dal programma di mantenimento Innovacar, vi consigliamo di attendere almeno 3-4 ore prima di portare il veicolo all'esterno e almeno 7 giorni prima di esporlo a neve e pioggia e a un primo lavaggio. Tutti i nostri coating sono PFAS free e sono conformi ai COV, cioè ai composti organici volatili. Ora non vi resta che provare i nostri ceramici Innovacar. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Alla prossima!